Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi leggeremo di nuovo il volantino della Lidl, ma prima di iniziare voglio invitarvi ad andare a guardare il link nel primo commento e nella descrizione, perché finalmente dal 2019 a ora ho pubblicato un video riguardante l'avvitatore di impulsi da 180 Nm che troverete in vendita da giorno 1. È un video nel quale dimostro come riesce a svitare le ruote dell'automobile, però solo se serrate nel modo corretto, anche se in quel caso ho esagerato un pochettino, imprimendo un po' più di forza, però serviva solo a fare vedere che effettivamente si può fare se le ruote non sono state strette dal gommista comunque con tutta la forza, con violenza. Quindi andate a dare un'occhiata, è un video risalente al 2019, mi trovate con i capelli meno bianchi, un po' più giovane ma anche un poco più impacciato. Quindi adesso passiamo al volantino e guardiamo le uscite comprese fra giorno 5 e giorno 11 dicembre 2022. Troveremo alcuni prodotti che come sempre adesso commenteremo assieme. Per quelli che ho già provato vi darò la mia impressione, per le altre mi limiterò semplicemente a leggere le caratteristiche. Quindi iniziamo e guardiamo. Quindi andiamo a pagina 38 del volantino, ma attenzione, questa volta le uscite non saranno né lunedì né giovedì, saranno mercoledì 7 dicembre 2022. E il primo articolo che troviamo in alto a sinistra è la levigatrice per pareti e soffitti, che serve appunto a levigare le pareti e i soffitti utilizzando la carta abrasiva, che troveremo pure in dotazione, assieme anche ad un tubo per aspirare tutta la polvere che si forma. La carta abrasiva avrà un diametro di 225 mm ed è possibile lavorare con un'angolazione di 120 gradi in avanti e 60 gradi a destra e a sinistra, quindi è snodabile e ci permette di lavorare agevolmente. Anche l'impugnatura ha un sistema a T per poter lavorare a soffitto e la lunghezza del cavo è 4,5 metri, inclusa anche una lampada LED per illuminare la zona di lavoro, e costerà 99 euro. È un prodotto che non ho mai utilizzato, quindi non so parlarvene effettivamente, però l'utilizzo è intuitivo. E a sinistra, al centro della pagina, troviamo una livella laser a croce con 3 piedi che ha due modalità di utilizzo: una modalità autolivellante, oppure abbiamo la possibilità di bloccare questo livellamento e quindi posizionarla e dirigerla verso una parete con un angolo che stabiliamo noi. Il cavalletto però, anche se di grande aiuto, è effettivamente piccolo, 65 cm. Avendo sulla base una filettatura identica a quella delle macchine fotografiche, si può utilizzare un qualunque cavalletto. Comunque vi lascerò alcuni link sia della recensione di questo prodotto che di eventuali cavalletti compatibili. Avrà quindi un raggio di azione di 10 metri e, come vi dicevo, la modalità di proiezione autorivellante oppure regolabile a piacere. Io possiedo tante livelle laser e anche di livello semi-professionale. Ho fatto un confronto sulla precisione e per fortuna la rispetta perfettamente. Non è velocissima nell'autolivellamento, però funziona bene, e se dovete fare dei lavoretti in casa di fai da te, posizionamento di mensole, quadri eccetera, torna molto utile. A fianco troviamo invece a 2,49 euro il nastro adesivo telato neon con questo colore fluo, giallo e verde. Avrà una lunghezza di 10 metri ed una larghezza di 48 mm, della 3M, quindi un ottimo marchio. Questo in basso invece è la pinza crimpatrice che già vi ho recensito, anche questa, di tutti vi lascerò comunque i link, come dicevo, per il cavalletto, per prodotti molto simili, ma soprattutto i link delle recensioni che ho già fatto. Questa pinza crimpatrice serve a spellare i fili, quindi ci permette di spellare e lasciare il rame vivo all'esterno del filo, e poi possiamo mettere dei faston, quindi possiamo fare dei collegamenti molto rapidi in modo non professionale, perché costa 11,99 euro, quindi un prodotto molto economico, ma per utilizzo saltuario hobbistico, se non abbiamo alternativa, anziché utilizzare una classica pinza da carpentiere, con questa sicuramente il lavoro riesce molto meglio ed è multifunzione. Ha anche la possibilità di regolare l'ampiezza della spellatura, quindi per me un prodotto che in casa di un hobbista, per chi ha la passione per il fai da te, l'autoriparazione delle proprie cose, secondo me è molto utile. Poi ci sono queste punte per trapano, 6,49 euro, i bit vanno bene, lo sappiamo, se non utilizzati con avvitatori ad impulsi, sempre però a livello hobbistico, utilizzati in cantiere con avvitatori molto potenti, probabilmente potrebbero danneggiarsi. In questo set troverete anche alcune bussole di misure piccole, mi sembra di vedere che vadano dalla 6 alla 10, e poi c'è anche una prolunga per poter utilizzare gli inserti con un'estensione di 50 mm ed essendo magnetica ci permette di cambiare i bit molto rapidamente. Invece le punte di trapano bisogna controllarle per bene, perché potrebbero essere storte e non avere una buona filatura eccetera eccetera. Le punte saranno sia per acciaio, per pietra o per legno, però in questa immagine hanno inserito solamente quelle per il metallo. Andiamo ancora avanti, troviamo questo set di tavolini che si possono unire fra di loro. Le dimensioni di ognuno di loro è 1 metro per 60 cm e può sopportare 35 kg ognuno, però si possono unire, quindi estendere, triplicare questa lunghezza, e io li possiedo e li utilizzo anche per cose banali, come potrebbe essere semplicemente l'utilizzo vicino al barbecue oppure per montarci il presepe sopra. Insomma, dei tavolini ripiegabili molto comodi che si trasportano con questa impugnatura a mo' di valigetta e si possono utilizzare anche per esposizioni, per tantissimi scopi.
perché una volta ripiegati, anche messi in un bagagliaio per esempio di un SUV, si trasportano con molta comodità. Costeranno 69,99 € e se li trovate e vi servono io vi consiglio di non farveli scappare, ma questi non li ho mai recensiti. Poi più in basso troviamo un set per svasatura doppia, tagliatubi di plastica, tagliatubi o pinza e piegatubi eccetera. Sono dei prodotti per l'idraulica ma che si potrebbero utilizzare, dico si potrebbero utilizzare anche per i tubi dei condizionatori. Ragazzi, non metteteci le mani né nei tubi del gas né nei tubi del condizionatore, perché sono dei lavori che vanno fatti da persone esperte, qualificate, e tra l'altro è anche illegale, quindi non utilizzateli per quello scopo ma per un utilizzo idraulico normale. Costeranno 7,99 € ciascuno. La pinza tagliatubi multistrato ve l'ho già recensita e quindi vi lascerò anche di questo il link. Poi ci saranno corde multiuso da 50 metri, 70 metri, 100 metri e 160 metri. Ovviamente il metraggio varia anche in base al diametro. Costerà 8,99 €. Sulla destra dei set di minuteria, quindi ci saranno dei rivetti, delle fascette a vite, poi ci sono degli occhielli a vite, guaina, anzi guaina, perché mi rimproverano sempre per questa pronuncia, ma mi piace di più guaina, termorestringenti, e poi ci sono anche degli O-ring, 140 pezzi, anche le guaine sono 127, 151 per quanto riguarda gli occhielli, 26 le fascette, 320 i rivetti, al costo di 3,99 € e io mi ci trovo benissimo. Qua invece è una cosa molto simpatica, non riesco però a capire bene, perché qua abbiamo un'apribottiglia a 4,99 € con l'impugnatura molto simile a quella di un cacciavite, che io possiedo e ho qua con me adesso, questo di qua, però il mio non è marchiato Parkside ma Powerfix, e poi c'è un martello, una mazzetta, non lo capisco, che viene utilizzata per aprire una bottiglia, quindi o è un'immagine scherzosa oppure ci sarà in vendita anche questo martello apribottiglia che eventualmente comprerò e costerà 4,99 €. Sulla destra invece ci saranno borsa portaattrezzi da cintura, quindi come quelle che vedete ai muratori con tutti gli utensili appesi eccetera, e ci sarà anche la cintura sicuramente, perché in quella che ho comprato io c'era, e c'era anche in questo set un piccolo apribottiglie a mo' di portachiavi, ma non finisce qua, perché ci sono sempre giorno 7, quindi mercoledì, questa strana valigetta per tenere le batterie al suo interno con un tester, quindi valigetta porta batterie con tester, 19,99 €. Questo tester, anche se di forma leggermente differente, io già ve l'ho recensito ed è un oggetto che sembra inutile, però vi permette di verificare con esattezza se le batterie sono cariche o scariche, perché ci sono batterie che risultano scariche per poterle utilizzare, che so, con una macchinina telecomandata, però su un orologio ancora hanno diversi mesi di vita, o comunque quando non sapete se la batteria è carica o scarica, andare a utilizzare il tester mettendo i puntali con la batteria che si gira, si rigira, insomma non è comodissimo. Con questo invece si posiziona in un attimo, vi dice se la batteria va bene oppure no, con questo display con delle tacche che vi indica la carica della batteria, e quindi potete capire quali sono le batterie da smaltire e quali sono invece quelle che ancora potete conservare a lungo. E il video del volantino finisce qua, ma vi ricordo di andare a guardare il video che ho appena caricato ma che avevo realizzato nell'agosto del 2019. Quindi cosa dirvi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia, vi abbia aiutato a conoscere i prodotti che saranno in vendita e a conoscere eventualmente alcune caratteristiche che vi ho detto. Non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace qua giù cliccando sul pollicione all'insù, cliccate sulla campanella per attivare le notifiche e ricevere ogni volta un'email quando caricherò un nuovo video, e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!